occlusione dentale e postura corporea. C'è davvero una correlazione? Riprendiamo il discorso cominciato nel primo video. Come? Non l'avete visto? No, dovete guardarlo. Non potete guardare questo senza aver visto il precedente. Eccolo qui. Nel primo video abbiamo parlato dei vari fattori che possono influenzare e determinare la postura corporea, delle connessioni anatomiche e fisiologiche tra la bocca e il resto del corpo che possono suggerire un'eventuale correlazione e dei vari metodi che vengono utilizzati per valutare e misurare la postura corporea. Esatto! Grazie! In questo analizziamo invece vari studi scientifici per cercare di capire se esiste davvero una correlazione tra occlusione dentale e postura corporea. Come spesso capita, non tutti gli studi dicono la stessa cosa. Vi faccio qualche esempio. In uno studio di Michele D'Attilio del 2005, 120 bambini di circa 10 anni sono stati divisi in 3 gruppi in base all'occlusione dentale. 40 bambini avevano un'occlusione di prima classe, che è considerata l'occlusione corretta. 40 avevano un'occlusione di seconda classe, cioè con la mandibola più indietro rispetto al mascellare superiore, e 40 avevano un'occlusione di terza classe, cioè con la mandibola più avanti. Hanno poi fatto una radiografia a tutti i bambini per vedere se si notavano differenze nella posizione del collo e della testa. E in effetti hanno notato che i bambini con l'occlusione di terza classe, cioè con la mandibola in avanti, avevano il collo più dritto rispetto agli altri, mentre i bambini con l'occlusione di seconda classe, cioè con la mandibola indietro, avevano una maggiore estensione della testa rispetto al collo. Quindi da questo studio sembra che ci sia effettivamente una correlazione diretta tra l'occlusione dentale e la postura della testa e del collo. Beh, è una storia molto avvincente, ma purtroppo i veri detective devono preoccuparsi solo di quelle cosette che si chiamano prove schiaccianti. Hai ragione. Infatti vi voglio citare un altro studio di Lippold, pubblicato nel 2006, dove sono stati esaminati 84 adulti dai 16 ai 55 anni, divisi in 3 gruppi sempre in base all'occlusione dentale. Prima classe, occlusione corretta, seconda classe, mandibola indietro, terza classe, mandibola in avanti. Per valutare la postura hanno utilizzato la rastereografia, con la quale hanno esaminato tutta la spina dorsale, dalla parte cervicale in alto fino alla parte lombare e pelvica in basso. In questo caso non è stata riscontrata alcuna differenza tra i pazienti con occlusione dentale diversa. È stata riscontrata una differenza tra uomini e donne. Ma vorrei citarvi un altro studio che secondo me è molto interessante. A differenza dei precedenti, questo è uno studio longitudinale, cioè uno studio che segue nel tempo le persone coinvolte per vedere se e come variano le caratteristiche che vengono studiate. Sono stati presi in esame 42 bambini, tra i 10 e i 15 anni, tutti con un'occlusione dentale di seconda classe, cioè con la mandibola indietro. Tutti i bambini hanno cominciato una terapia ortodontica per correggere l'occlusione dentale, ma solo 23 hanno completato la cura ottenendo un'occlusione dentale di prima classe, mentre gli altri hanno interrotto la cura e sono rimasti con un'occlusione di seconda classe. In tutti i bambini è stata poi valutata la postura utilizzando delle fotografie che includevano il profilo della testa, del collo e della schiena rispetto a una linea verticale, in modo da poterlo misurare su un computer. I valori sono stati misurati prima e dopo la terapia. Come ci si potrebbe aspettare, i bambini che hanno concluso con successo la terapia hanno mostrato una riduzione delle curve della spina dorsale, cioè un raddrizzamento della colonna e della testa. Tuttavia, esaminando i bambini che non avevano terminato la cura,
e che avevano ancora un'occlusione di seconda classe, cioè con la mandibola indietro, i risultati sono stati gli stessi. Gli autori dell'articolo hanno concluso che le modifiche della postura corporea erano dovute alla crescita fisiologica dei bambini e non al miglioramento dell'occlusione dentale. Ah, benissimo, allora non c'è nessuna correlazione. Il video finisce qui. Calma. Ha ragione, calma. Basandosi su questi studi non è possibile trarre delle conclusioni. Bisognerebbe esaminare gran parte degli studi scientifici pubblicati, ma fortunatamente c'è qualcuno che l'ha fatto per noi. Nel 2009 Giuseppe Perinetti ha pubblicato un articolo nel quale esaminava tutti gli articoli pubblicati precedentemente sulla correlazione tra l'occlusione dentale e la postura corporea. In realtà l'argomento era più ampio, perché includeva anche gli articoli che mettevano in correlazione la postura con i disordini temporomandibolari, cioè le patologie delle articolazioni della mandibola e dei muscoli masticatori. Ma quelli per il momento non ci interessano perché non sono argomento di questo video, per cui li ho eliminati. Vi faccio vedere le caratteristiche e i risultati dei principali studi selezionati dagli autori dopo aver eliminato quelli meno affidabili per vari motivi: assenza di controllo o di calcoli statistici, contemporanea esecuzione di altre terapie che modificano la postura corporea, come ad esempio esercizi, eccetera. Non ve li mostro tutti perché sono molti, il video sarebbe lunghissimo e noioso. Ne ho scelto 4 che secondo me sono sufficienti per dare un'idea. Vediamoli insieme. Il primo è stato pubblicato da Ferrario nel 1996. È uno studio clinico controllato, cioè con un gruppo di controllo, che prende in esame 10 giovani donne tra i 19 e i 21 anni con un'occlusione dentale normale, cioè di prima classe, e le confronta con un gruppo di giovani donne tra i 19 e i 23 anni con un'occlusione dentale asimmetrica, in particolare con un'occlusione di prima classe da un lato e un'occlusione di seconda classe dall'altro lato. Il test per la valutazione della postura corporea è stato eseguito in diverse posizioni mandibolari: a riposo con i denti separati, con i denti a contatto, stringendo i denti, con dei rulli di cotone interposti tra i denti e stringendo i denti con i rulli di cotone, utilizzando una pedana stabilometrica. Le misure non hanno mostrato alcuna correlazione tra l'occlusione dentale e la distribuzione del peso del corpo e le oscillazioni del corpo misurate dalla pedana. Un altro studio è stato pubblicato da Lippold nel 2006. Uno studio trasversale nel quale un gruppo di 21 uomini e 32 donne, con un'età media di 24,6 anni e con un'occlusione dentale di seconda e terza classe, è stato esaminato per valutare la postura corporea con la rastereografia e notare eventuali associazioni tra le caratteristiche del cranio e dell'occlusione dentale e la postura corporea. In questo studio, l'angolazione della mandibola rispetto al piano orizzontale era associata a una posizione più avanzata della testa. Non ce la faccio più! Non ce la faccio! Lo so, avete ragione, ma come faccio a parlare di queste cose senza esaminare gli studi scientifici sull'argomento? Hai ragione, ma così è troppo noioso. Non fa velocizzare un po' le cose? Velocizzare? Proviamo. In uno studio pubblicato da Ambra Michelotti nel 2006 vengono esaminati 2 gruppi di persone. Il primo gruppo include 14 ragazzini e 12 ragazzine di circa 13 anni che avevano un morso crociato posteriore unilaterale, cioè un dente posteriore che chiudeva al contrario. Questa caratteristica qualche volta è associata alla deviazione della posizione della mandibola, quindi sono stati inclusi sia bambini che avevano questa deviazione, sia bambini che non ce l'avevano. Il secondo gruppo, che era il gruppo di controllo, composto da 28 ragazzini e 24 ragazzine, non aveva né morso crociato né deviazione della mandibola. È stata esaminata la postura in 2 posizioni, con i denti a contatto e con i denti a riposo separati da 2 rulli di cotone, con una pedana stabilometrica. I risultati, in questo caso, non hanno mostrato alcuna differenza tra i 3 gruppi. La posizione del baricentro e la velocità di oscillazione del corpo sulla pedana erano uguali. Un altro studio, pubblicato da Simco sempre nel 2006,
uno studio clinico non controllato, prende in esame 11 uomini e 18 donne, con un'età compresa tra i 17 e i 41 anni, con una maloclusione scheletrica di seconda classe, terza classe o asimmetria mandibolare. Maloclusione scheletrica significa che la maloclusione non è dovuta soltanto ai denti storti, ma anche alle ossa della mascella e della mandibola che non sono proporzionate o simmetriche. Questi pazienti hanno subito un intervento chirurgico per correggere la maloclusione e sono stati testati sia prima che dopo la terapia. La postura è stata valutata con la rastereografia. I risultati hanno mostrato cambiamenti della postura corporea minimi o assenti in tutti i pazienti, a fronte di importanti modifiche dell'occlusione dentale. Ok, adesso rallentiamo. No, così è troppo. Velocità normale. Così va bene. Ovviamente questi sono solo alcuni degli studi che sono stati pubblicati sull'argomento, ma i risultati sono del tutto simili, cioè non concordi, ed è impossibile trarre delle conclusioni definitive sulla possibile correlazione tra occlusione dentale e postura corporea. Rimandiamo però le conclusioni al terzo ed ultimo video di questa serie. Non mancate! Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Questa volta c'è una novità. Ho preso contatto con alcune aziende italiane che vogliono supportare il canale per avere a disposizione alcuni piccoli omaggi. D'ora in poi chi guarda i video, chi si iscrive al canale, chi mette più mi piace, chi li condivide potrà ricevere... Non si fa più niente, è sfumato tutto. Stavo scherzando. Ciao a tutti, alla prossima!